Ho preso una Viper per farvi vedere come si apre la Clio. Riusciremo a togliere circa 250 metri di cavi inutili. TIG Mother and Fathers. Solo l'aria condizionata turbo. Monopazzarie. Shines. Bang, motherfuckers, bang! Dodge Viper 1994 Cabrio RT10. Ha soltanto 770 cavalli. Che volete che sia? Smetta di ridere, da quanto io sia felice! Ora inizia il bello. Questa cosa non piace a me e Ginny. Siamo a casa, raga. Ce l'abbiamo fatta. 42, sto svenendo. Dai, almeno abbiamo i ventilatori che ci Sì, che sono là in fondo e non sono qua. arieggiano. Welcome back guys in a new video. Hello. Eravamo arrivati qua dopo quel viaggio estremo fatto with the Viper from Stockholm. Ma che estremo, dai, un paio di chilometri. 50 ore, 2000 km. Perché? Perché la macchina girava a etanolo, vi ricordate? Oggi siamo qua perché vi racconto un paio di cosine carine di questa macchina e poi andremo con Gommo. The Bag Gommo, che adesso vi presento, a vedere tutta la parte meccanica e tutto ciò che ne riguarda. Ad aggredirla. Esatto, finalmente. perché la macchina bisogna sistemarla. Let's go! Lei stiamo facendo la frizione in quanto cominciava a dare segni di... Poverina, ma è tutta smontata, cosa l'avete fatto? Beh, il cambio è là, abbiamo ordinato la nuova frizione, il nuovo volano, e il nuovo spingidisco, adesso montiamo tutto appena arrivano. Sembra tutto nuovo. Ma non se ne però. frega un cazzo dell'MC in questo video. Poverino, dimenticata già. Lei non ve l'ho neanche lavata per farvi vedere com'è conciata dopo 3000 km un'auto nera. Come riesci a metterla giù bene che l'auto Un faro bianco, un faro giallo. La carrozzeria, come vedete, è da rifare, ci penserà Ipauto, la carrozzeria che si prenderà cura del bagaglione, ma nel frattempo oggi siamo qua perché questa macchina è arrivata per grazia di Dio in Italia, grazie a Shooter che ci ha portato, vi ricordate nel video, una tanica di etanolo. Valerio Rollo. Ma da qui in poi la macchina non può più andare perché bisogna regolare tutta la parte che Gommo ora ci spiegherà, perché io di queste cose qui, lo sapete, mi fermo qua. Lui è Gommo, colui che si occuperà di tutta la parte automotive di B-Fuel Performance, tutti i lavori di meccanica, tutti i lavori di ciclistica, tutti i lavori di elettronica, farà capo lui. Insomma, il nostro salvatore. Il nostro salvatore. Da quello che abbiamo capito, questa macchina qui, il primo proprietario l'ha fatta molto bene, ha messo su un volumetrico, ha messo su degli assetti, tutto questo fatto negli anni 90 secondo noi. Come fai a sapere che è stato fatto negli anni 90? Perché un compressore così grosso secondo me oggi si usa, no, vero? No, guardando i tubi che hanno usato, il tipo di fascette, la bulloneria, così si capisce che non ha usato materiale di ultima generazione. Dopodiché questa macchina qua ha avuto un picco quando è stata venduta, poi per qualche anno non valeva una miseria e quindi è andata in mano a persone che solitamente comprano i Firebird, le Mustang e quindi ragazzini hanno cominciato a farci lavoracci di merda uno sopra l'altro. In più in Svezia abbiamo capito dopo questo viaggio che è meglio che si dimentichino di usare le macchine perché davvero il 3% sono buoni, il 97% è meglio che si taglia le mani. Ti ricordi quei due meccanici dove siamo andati? Che disastro. Madonna ragazzi, uno quello di vicino a Stoccolma che mentre stava sistemando le cose con l'altra mano aveva un panino in mano, mangiava il kebab in macchina, non ho capito, scusa, che cazzo siamo. E quindi questa macchina qui è stata toccata tante volte, ci sono un sacco di centraline, un sacco di cose che adesso vi farà vedere Diego, che vanno rimosse, che sono state aggiunte in una maniera assurda, partendo dai tubi dell'acqua, della canna e dal fatto che ha uno sfiato di qui e un filtro di lì, qua. Di qua mettono un recupero dei vapori, di là mettono il filtro diretto, insomma
cose con poco senso. Da dove vuoi cominciare? Io comincerei a fare un bello sconto sulla parte elettrica che si trova lì. Spiega cos'è per lo sconto, non lo so. Neanch'io non lo so. Io non capisco perché questa macchina, che essendo di vecchia generazione e avendo pochissima elettronica a bordo, sia così piena di fili. Più cavi di un Audi A4 di questa. Esatto. E quindi credo, visto che questa qua gli dici accendi e spegni, accelera e frena e Accendi basta, e basta, credo che tutto quel gruppo lì vada estirpato da questa macchina. Va Quindi bene. va semplificato l'impianto. Assolutamente sì. Credo che riusciremo a togliere circa 250 metri di cavi inutili Dici? e la macchina funziona un po' meglio di prima. Scatta la sfida, dopo li misuriamo. Non è un problema. 250 ha detto. Ha detto. Va bene, cominciamo comunque. Poteri per avanzare. Direi che è importante anche l'impianto stereo che hanno fatto su questa macchina qua, 80.000 watt per provare ad eludere il rumore del motore, ma non ce la faranno mai, quindi credo che stirperemo anche quello. No! Sì. Sì? Come l'impianto stereo è fondamentale, io amo la musica. Ho capito, ma Lasciamelo. qui la musica puoi sentire solo a motore spento senza le chiavi nel quadro, perché già che metti le chiavi nel quadro già iniziano i rumori e non senti più niente. C'è il caos poi. Ora potete vedere bene che cazzo, questo qua è un compressore volumetrico, non esce così dalla casa madre, il motore è sotto, montato che gira ovviamente come tutti i volumetrici a cinghia, a differenza del turbo che gira con i gas di scarico, però vedete che è davvero grosso. Questo è un Roy Racing che fa soltanto volumetrici per macchine americane di cilindrata enorme ed è davvero enorme. È huge, io non ho mai visto un volumetrico così grosso. Ma ha senso così grosso? Eh sì, deve muovere un po' di litri d'aria. 8 litri. Qua abbiamo un po' di cavi, ma vogliamo spiegare rapidamente che Quello cosa? che hai in mano è il guinzaglio della macchina. Sì, tu stai così, quando sei al bar. Ti segue. Ah, dopo vado? Provo? Sì, è come devi mettere le chiavi nel quadro. Dopo la guarderemo sotto, raga, sotto c'è, non avete mai visto una macchina che si chiama supercar da corsa, come la chiamano loro, fatta con un telaio del genere, tubi quadri e basta, peso inutile da tre parti. Vi dico solo che sotto ha una piastra di queste dimensioni, spessa 5-6 mm di ferro con 25 bulloni che la tengono ferma per proteggere il cambio dai dossi. Io dico, ma non puoi mettere 70 kg di piastra per tenere una protezione di un motore su una macchina da gara? E così come quelle ce ne sono altri 50 di cose che dovremo andare, una volta che andremo a fare quest'inverno dei lavori davvero sostanziosi su questa macchina, andremo a rimuovere tutto quello che è peso superfluo. Questa centralina bellissima che si utilizza con queste bellissime tessere, che all'inizio sembrava un antifurto, in teoria, a quanto abbiamo capito, sono le varie mappature della centralina supplementare del volumetrico. Quindi cosa dobbiamo fare? Prima lui. È assurdo. Quando devi decidere in che camera entrare, perché sono come quelle dell'albergo, quello lì, no? Te leggi Secondo piano. esatto, il secondo piano, la terza camera, No, la 18, poi c'è la 19 e mezza e la 14 e mezzo. e mezzo, che parlavano dei gradi d'anticipo a un tot regime di giri. Adesso scopriremo il perché gli hanno dato quel tipo di nomi alle tessere. Chissà se funzionerà. Chissà se finalmente, raga, usiamo la pistola stechiometrica, che è una cosa che ho visto da quando sono bambino nei video, quella che fa il flash, ma non capivo cosa servisse. Oggi Diego ci spiega cos'è. Intanto vedo mezzo problemino, Fede, che gli manca una fetta di cinghia. Ho le cinghie di ricambio. Questa qua è venuto via un dente della cinghia qui all'esterno, però la cinghia è andata un po' dove voleva lei, nelle gole delle pulegge. In questo caso è all'esterno, qui all'interno, di là ancora all'esterno. Insomma, la cambiamo, la mettiamo nuova e dovremmo essere a posto. Spiegaci Occhio, come funziona. Funziona che quando lei vede l'impulso di una delle candele, naturalmente nello stesso tempo manda l'impulso alla lampadina che l'accende, tu inquadrando la puleggia dell'albero motore vedi sempre nello stesso punto a che livello è e quindi vedi l'anticipo se cambia, soprattutto cambiando con le tesserine del motel, vediamo se cambia l'anticipo, vuol dire che cambierà anche la mappatura e poi ci possiamo fidare un po' meglio ad andare in strada a provarla. Prima, dopo. Ta-da! Abbiamo trovato una sorpresina, abbiamo provato a cambiare le 3 mappe che in teoria dovevano essere 2 di etanolo, 1 di benzina, ma abbiamo visto che non cambia assolutamente nulla con tutte e 3 le schedine, quindi niente, adesso staremo fermi per un po', la prepareremo per andare sul banco
e fare una mappatura per la 108 anni che troviamo facilmente in Italia, 98 quello che sia, così possiamo cominciare a fare i primi test su strada. Mi piace, mi piace. Allora, dato che il lavoro di carburazione, diciamo, finisce qua, adesso noi andiamo avanti e la puliamo, direi. Andiamo a lavarla. Mettiamo giù anche il paraurti così lo laviamo anche sotto. Già che ci siamo, andiamo a sostituire il faro giallo che c'era qui, che fortunatamente ci hanno dato quando abbiamo comprato la macchina, quello uguale al sinistro. Purtroppo questo era quello originale ma è ingiallito, quindi li mettiamo entrambi non nuovi perché non sono nuovi, ma ovviamente non ingialliti. A questo punto andiamo a vedere queste bellissime strutture in chella, giusto per appesantire un po' la macchina. Ovviamente per tirare giù il faro bisogna smontare il paraurti, che però non è mica male perché stiamo almeno andando a sistemare anche l'aria condizionata che perdeva. Almeno senza paraurti riusciamo, spero, a trovare il danno, perché in quella macchina senza aria condizionata, quando soprattutto hai il tetto e non puoi tirare giù i vetri, lascio a voi immaginare che parole escono dalla bocca. Sì, è passato un giorno nel frattempo, raga, non ve lo avevo messo. Salve! C'è la musica da spegnere. Allora guys, è passato un giorno, ora stiamo andando a lavare tutti i componenti che smontiamo. Nel frattempo Diego Gomo sta arrivando all'aria condizionata che non funziona e a eliminare questo recupero fluidi che non serve un cazzo perché la vaschetta originale del recupero fluidi è qua. Una volta che il recupero il liquido va qui dentro non c'è una pompa che lo rimette in circolo, quindi qui va a morire e ad appesantire la macchina davanti all'asse per un cazzo di niente. Quindi lo togliamo, lo togli, io faccio un cazzo. Dobbiamo spiegare ai più esperti che questa cannetta non va fino in fondo, quindi la depressione non si risucchia al liquido, o credi che romperanno comunque le palle commentando? Faglielo scrivere. Sì. L'ha già scritto. È vero? Ora basta, andate, è già fatto. No, ma l'abbiamo appena detto. E beh, ma loro mentre vedevano il video hanno già commentato: merda, cazzo fate, la depressione dopo la succa. Ora io faccio la parte quella meno intelligente. Tu schiaccia pistola. Io che sono la pistola, uppando anche. Eccolo qua, a posto. Trovato, bastardo maledetto. Posso vedere? Sì, è semplicemente un tubo appoggiato alla scatola del filtro, vedi? We're gonna weld it with the tag with the TIG. TIG, motherfuckers. Non è una ciglia? No. È scollegato. È scollegato. Forse è per quello che non va l'aria condizionata. No, comunque non andava perché perdeva. Perdeva. Ma non era collegato all'aria condizionata, cioè la cinghia fa il giro e salta la puleggia del compressore dell'aria. Potevamo stare qua 3 giorni a farlo funzionare. Sì, anche di più. Sì, eh? Sì. Allora ora il cofano. Ciao, la vede barca? No, un cofano. Scorro come un pazzo! Che bello lavarci le macchine col silenzio, senza lo stronzo dietro che ti aspetta che ti... Devo lavare tax. Il tubo dell'aria condizionata che abbiamo trovato bucato e mettiamo nuovo. Vuoi non trovare da un ricambista al 10 di agosto il tubo dell'aria condizionata della Viper? Qui per tenere su un tubo dell'acqua hanno tirato con un fil di ferro in un buco del telaio al lavoro. Se vuoi tenere la macchina originale devi lasciarlo così. Per questo qua in Dodge c'è la targhetta con la firma dell'omino che scrive: questo l'ho fatto io. Tu mi hai detto che questa qua è volumetrica, ma non è che è turbo? Solo l'aria condizionata è turbo. Ah! Per un uomo che non deve chiedere niente. Ho capito. Si chiama modello polmonite. Ho capito. Scendeva subito al pronto soccorso. Prego, gliela regalo. Possiamo rimetterla a nuovo. Devo lavarla? Sì. Chiama il pronto soccorso col suo... Il tubo d'aria condizionata Toccava dentro? su un giunto sotto lì. Si è consumato, grazie. Per colpa di questo qua c'è il buchino. O lo saldo o lo tagliamo e gli facciamo Una nuova curva. una nuova curva con la gomma, almeno non va più a toccare dentro là. Ah beh, la Facciamo gomma più passare da un'altra corta parte. e quindi fa la curva più stretta. Cambiamo il punto dove Tanto io farlo lo passare. pulisco. Sto smontando tutto il riscaldamento perché qua c'è della ruggine e la ruggine la odio. E quando vedo la ruggine io smonto come uno bazzarietto. Centinaia di viti autofilettanti, plastica dentro plastica. Se non fosse che viviamo in un paese così caldo e così freddo d'inverno, tirerei via tutto qua io. La farei solamente con l'aria esterna. Però purtroppo muori e quindi Si smonta. Madonna. Non credo che non sia bucato. Ho dei dubbi anch'io adesso. A parte che manca anche il collettorino poi. Là, ma che bello. Pensa quanto tempo che non andava sta cosa.
No, è funzionato, è uscita la fabbrica, Era già così, l'hanno infilato dentro così. lavo tutto, sto tanto non ha motori attaccati, no? Messo bene. Questo è un altro motore? Questo qui è quello importante, perché è quello dell'aria condizionata. 99 su 100 non è rotto, dobbiamo solo controllare che questo tubo qua non perda quando lo andiamo a montare. Questa roba qua è tutta spugna che poi Asportare. sì, poi la facciamo. Asporta! Aspetta un attimo, Ah va, non perdono. se lo vuoi lavare e pulire bene lo apriamo, tanto ormai. È arrivato uno con un taglierino e sta tagliando la centralina. Il gommo, ci spieghi cos'è? Il materiale rosso che sembra Resina. È una resina che mettono per proteggere il circuito stampato e per evitare che qualcuno la tolga per manomettere la EPROM che c'è affogata là sotto. Qui stiamo andando a cercare di convertire la macchina in benza, più capire quante cagate gli hanno fatto. No, allora prima dobbiamo capire se questa centralina riesce a soddisfare le nostre esigenze. Terzo giorno. Non credo proprio. Continuiamo a cambiarci, no? È il terzo giorno, cioè, non vi mettiamo le giornate perché ieri sera eravamo qua alle 8, stamattina siamo qua, quindi Stiamo provando ad esaminare la centralina per capire se è possibile lavorarci bene, non solo per trasformarla a benzina, dobbiamo anche capire se poi questa centralina qua ci potrà essere utile nell'usarla tutti i giorni con una mappatura sicura e decente, diciamo, per poterla usare in tutte le condizioni. spropositata direi. Ma secondo me questa centralina qua è un po' retro, quindi farla andare bene per questo tipo Dai, di come si motore. chiama il modello di centralina che ci serve? Che lo diciamo che gli mandiamo la mail, dai. Ragazzi, abbiamo bisogno una EcoMaster. Una EcoMaster, per favore, che qua ci serve. Bisogna smettere di navigare nelle resine sciolte, nei marshmallow qua. Esatto, sembra la gelatina da mangiare in soufflé, cazzo. Esattamente. Spieghi chi è Matteo, perché è arrivato così in capannone con un taglierino in mano. Il taglierino l'ho trovato qua. È arrivato, conoscendomi Matteo, è arrivato con un taglierino perché sa che a me piace tagliare fili, cablaggi Fare sconti. ed eliminare tutto quello che è inutile. Allora lui ha pensato bene di iniziare a capire tagliando e ha cominciato a fare un po' di spazio lì per vedere se arriva un dunque. Ma filtro e olio? No, Tagliando. tagliando. Lui è Matteo di Garage MP Elettronica, quindi è venuto qui a dare un occhio principalmente alla Viper, ma secondariamente anche all'Audi, all'M5, all'Unimog, alla Piqui, che è due Ducati, poi fin quando ha voglia continua a attaccare all'Unimog soprattutto. Ora iniziamo con questa che Gommo l'ha portata pronta per essere analizzata e adesso tocca a Matteo. Lui si è capito ragione. Non puoi fare come faccio io con lo scalpello, perché sennò Ma mettere in forno? se tocchi dentro sotto fai un casino. Scioglie. Se la squagli peggio, meglio così. Poi cos'è che usate a trielina per pulirla bene? No, adesso andare così, sennò spacchi i componenti sotto, quindi devi stare attento a non rompere niente. Matteo è venuto col furgone, quello laboratorio su ruote. Per portarsi il cacciavite per scavare la resina, capito? La Madonna, quanti noti. Sembra quei furgoni della CIA dove vanno a fare le... Come si chiama? Sta uscendo? È andato? Sta parlando con la moglie? Apri la cassettiera, le cose. Ma non è... Ah, un pelo in ordine? Che spettacolo! Che bomba! Che spettacolo, è il mio sogno! Volkswagen, per favore dateci un crafter. Dobbiamo farlo così, bellissimo. Abbiamo lavato tutti i componenti della Viper, e adesso stiamo cominciando a rimontarla. Stiamo sempre io. Gommo ci ha lasciato, è andato in ferie giustamente 5 giorni, non di più Gommo, se no ti vengo a prendere la nave. Abbiamo cambiato il faro che era giallo, abbiamo lavato i filtri che erano rossi ma erano anche sporchi, con ovviamente i prodotti di colore rosso venuto via. Abbiamo lavato tutti i componenti interni perché comunque già che c'eravamo li abbiamo lavati, abbiamo portato di là the coffin, the hood e i paraurti perché li abbiamo lavati. È venuta fuori una bella sorpresa. La vernice di questo paraurti era verniciata da Paperino e quindi lavandolo con l'acqua calda sta venendo tutto via, che non è un problema dato che andremo a riverniciarlo, ma mi fa girare i coglioni lo stesso. Io quando ho visto come è stata verniciata questa macchina sono rimasta scioccata, quasi quasi non la volevo più prendere. Però poi abbiamo trovato dei collaboratori validi che la faranno tornare un gioiello, quindi sono confidente. Adesso aspettiamo che si sviluppi qualcosa con Garage MP, i ragazzi che hanno fatto
l'analisi della centralina e capiremo cosa fare. Nel frattempo abbiamo ordinato il radiatore nuovo del riscaldamento, che è uguale a quello della Fiat Panda del 99. Una volta che arriverà quello rimonteremo anche tutto il box del riscaldamento. L'aria condizionata abbiamo saldato il tubo, ha saldato il tubo Marco, l'abbiamo rimontato, quindi la parte caldo-freddo è praticamente ultimata. Andiamo a rimontare the front bumper. Raga, è arrivata un po' di roba che mancava in officina. Allora, intanto un multimetro abbastanza economico che serve per vedere il voltaggio, se vanno i cablaggi delle macchine, un po' di cose. Poi abbiamo preso una pistola stechiometrica stroboscopica per vedere la fase, del motore, però aggiornata con i cavi in tensione giusta, perché quelli che ci sono qua non vanno bene. E poi degli oggetti davvero pornosi. Siete pronti? Le bussole per smontare i dadi dei cerchi con i rivestimenti in teflon, in modo che quando vai dentro a prendergli il dado nel cerchio non gli segni il cerchio, perché il teflon è più molle del metallo e sono colorati, quindi sono molto buoni. Ora è arrivato un lavoro di merda, c'è queste spine qua. Perché? Perché tutti i spinotti del Viper sono stati fatti da Paperino e quindi sono scotch con cose così, spine buttate, cavi tagliati. Cosa facciamo? Andiamo a fare tutti i cavi, tutti i cablaggi in una certa maniera. Da qui in poi non possiamo filmare perché io devo bestemmiare. Ci sentiamo dopo. Alexa, pausa! Raga, stavo rimontando il paraurti, ho deciso di guardare dentro il fendinebbia cosa c'era. Venite a vedere. Tu togli questo, no? Dici vabbè, cambio la lampada. Ma io dico, ma aspetta, non è finita. Perché? Perché fate cose del genere? Ora, mentre ordiniamo la lampada nuova della Bosch, magari la mettiamo anche con la lampada LED, le rimontiamo, dato che il paraurti va rimontato perché la macchina bisogna provarla su strada, e poi più avanti monteremo le luci giuste. Però davvero, che schifo.